Due corpi A e B, inizialmente a contatto, si respingono reciprocamente con una forza repulsiva costante, quindi siamo comunque in assenza di ogni altra forza agente dall'esterno. Poi il corpo A ha una massa di 8 kg e si allontana dalla posizione iniziale di uno spazio di 20 metri nel tempo di 4 secondi. Nello stesso tempo B ha acquistato la velocità di 20 metri al secondo. Calcola lo spazio SB percorso da B e la sua massa MB. Quindi inizio con l'andare a scrivere i vari dati. Quindi stiamo parlando del fatto che MA ha una massa di 8 kg, SA è uno spazio di 20 metri, delta T è di 4 secondi e nello stesso tempo B ha acquisito una velocità di 20 metri al secondo, quindi VB uguale 20 metri sul secondo, e ci viene chiesto di calcolare, quindi le incognite sono SB e MB. Adesso vediamo come fare. Per risolvere il problema procediamo in due fasi. Intanto cerchiamo di capire qual è il calcolo dello spazio SB percorso dal corpo B. Quindi, dato che entrambi i corpi si respingono reciprocamente, possiamo assumere che subiscono delle accelerazioni costanti. Conoscendo la distanza percorsa da A, che abbiamo detto essere 20 metri, nel tempo di 4 secondi, possiamo calcolare l'accelerazione di A usando la seguente formula: SA uguale 1 mezzo A di A per delta T al quadrato. Questa è la tipica formula che ci permette di calcolare lo spazio. Quindi da qui però noi siamo interessati giustamente all'accelerazione, quindi sono costretto a fare una formula inversa. Quindi scriverò che A di A sarà uguale a 2 volte SA fratto delta T al quadrato, e infatti noi abbiamo solo questi dati a disposizione, quindi andando a sostituire otteniamo, quindi questo è uguale a 2 per 20 fratto T al quadrato, quindi 4 per 4 16. Quindi andando a semplificare divido tutto per 4, qui esce 5 e qui 4, divido tutto per 2, qui esce 2 e la metà di 5 a questo punto è data da 2,5 metri su secondo al quadrato. Adesso vado nella seconda fase dell'esercizio in cui vado a calcolare la massa MB del corpo B. E qui che cosa faccio? Vado ad applicare la legge di conservazione della quantità di moto, poiché i corpi si respingono in maniera reciproca e non vi è alcuna forza esterna, quindi la quantità di moto iniziale totale è uguale a quella finale. Quindi avrò che MA per VA è uguale ad MB per VB, e dunque se io voglio trovare MB avrò MB uguale ad MA per VA fratto VB. Quindi a questo punto non ci resta che andare a sostituire i vari valori, e quindi noi sappiamo appunto che MA vale 8, la velocità di A vale 10, la velocità di B vale 20. Quindi mentre questo qui 20 era fornito nei dati insieme ad 8, non viene fornito esplicitamente questo 10. Però come posso ricavarmelo? Beh, l'abbiamo visto poco tempo fa, l'accelerazione è 2,5, quindi ricordando che accelerazione è uguale a velocità fratto tempo, allora chiaramente posso dire che velocità è uguale ad accelerazione per tempo. Quindi essendo che il tempo è di 4 secondi, io mi ritrovo a fare 2,5 per 4, ma 2,5 per 4 mi dà proprio 10, e quindi siamo riusciti ad esplicitare tutto. Adesso non resta che calcolare effettivamente questa massa andando a sostituire tutto, e se lo faccio ottengo appunto 8 per 10 fratto 20, e qui si può immediatamente semplificare lo 0
e non resta che fare 8 diviso 2 che fa 4 e effettivamente 4 kg è il risultato della massa MB. Ora non ci resta che andare a calcolare lo spazio percorso SB dal corpo B, quindi ci rimane solo questo problema. Poiché il corpo B ha raggiunto la velocità di 20 metri al secondo in 4 secondi, con l'accelerazione costante possiamo trovare la distanza percorsa SB usando sempre la solita formula. Quindi SB uguale a 1 mezzo per delta t alla seconda, dove AB è l'accelerazione di B che noi possiamo calcolare come fatto prima dicendo che questa è uguale a velocità fratto tempo. Quindi abbiamo anche questa esplicitata. E che cosa basta fare? Basta sostituire. Sappiamo appunto che una vale 20 mentre l'altra vale 4 e quindi se vado a semplificare esce 5. E allora sostituendo avrò 1 mezzo per 5 per 4 alla seconda, quindi 1 mezzo per 5 per 16. Semplificando 5 per 8 40 e quindi questo è il risultato finale del mio esercizio. Quindi ci siamo calcolati sia MB, la massa di B, che lo spazio di B, 4 kg e 40 metri, e quindi questo conclude il nostro esercizio.